Ciao ragazzi, il gioco di oggi è stato lanciato ufficialmente da qualche giorno in Italia da Square Enix e si tratta di Mobius Final Fantasy. Devo dire che il gioco mi ha piacevolmente colpito, il suo gameplay è molto accattivante e lo rende uno dei miei attuali giochi preferiti. Iniziamo un combattimento per capire le meccaniche del gioco. Tutto il gioco gira attorno a due concetti, le carte abilità e la gestione degli elementi. Possono essere equipaggiate fino a 4 carte abilità, ognuna di esse è legata a un elemento e richiede una certa quantità di energia di quell'elemento per poter essere lanciata. In questo caso vediamo che il nostro nemico è di tipo ghiaccio. Il suo elemento contrastante è il fuoco. Colpendo il nemico acquisisco delle orb che serviranno per il lancio dell'abilità. In questo caso abbiamo tutti gli orb occupati e però non mi conviene lanciare la magia di tipo ghiaccio contro questo nemico in quanto risulta avere la resistenza elementale. Possiamo provare e vedere infatti che cosa succede. In questi casi conviene invece utilizzare la magia difensiva per poter proteggersi contro gli attacchi di quell'elemento. Attacchiamo invece con un altro elemento oppure vediamo se riusciamo a recuperare l'elemento fuoco. In questo caso vediamo che l'elemento sarà molto efficace contro questo mostro. Sto continuando a combattere e vediamo che in questo caso l'elemento terra è debole contro l'elemento vento ed ho pronto un attacco di abilità che è super efficace e distrugge il mostro in un solo colpo. Continuiamo il combattimento e cerchiamo di uccidere tutti i mostri per concluderlo e ottenere la ricompensa. Sfruttiamo il vento contro la terra. Ghiaccio non ne ho, quindi non lo posso usare. Sfruttiamo di nuovo il vento. Come avete capito, vento contro contro terra, fuoco contro ghiaccio, questi sono gli elementi contrastanti. È molto importante capire queste meccaniche di gioco, perché costituiscono il fulcro essenziale per sconfiggere i mostri. Il combattimento è finito. Vedete i risultati, l'esperienza delle carte abilità che aumenta. Infatti una cosa che c'è da dire è che le carte risultano avere un potenziale differente in base al livello. Le carte possono essere potenziate anche tramite fusione e permette di sbloccare i seeds in modo tale che aumenta la potenza dell'abilità stessa. Naturalmente carte di livello 1 non è la stessa cosa di carte di livello 30. Le abilità sono gestite dalla sezione Cards. In particolare vediamo che possiamo gestire il deck e verificare le nostre carte abilità e permetterne nella fusione oppure aumentare la rarità della carta attraverso Card Augment. Dalla gestione del deck, oltre che impostare il nostro mazzo di carte per il combattimento, riusciamo anche a cambiare il lavoro. Sono presenti più lavori su Mobius Final Fantasy. In questo caso io ho sbloccato solamente il mago, il guerriero e il ladro. Ogni lavoro risulta avere degli elementi preferiti. Ad esempio il mago ha come elemento il fuoco, il ghiaccio e il vento.
Questo è importante per stabilire quali sono le abilità che possono essere utilizzate in combattimento e in alcuni casi è di fondamentale importanza per poter sconfiggere i mostri più forti con l'elemento corrispondente. Ad esempio, il mago non possiede l'elemento di tipo terra, quindi risulta essere debole negli attacchi contro i mostri di tipo vento e in difesa nei mostri contro di tipo terra. Oltre alle abilità, ogni gioco possiede delle skill acquisibili usando gli skill seed. Ogni livello di skill che riusciamo a sbloccare durante il gioco permette di accedere a delle skill sempre più potenti. Come vedete, io sono riuscito a sbloccare il primo livello e sono passato al secondo. Quando tutte le skill sono sbloccate per un certo livello, si potrà sbloccare il successivo livello. Come qualsiasi altro gioco con acquisti in app, le nuove abilità e molto altro potranno essere acquistate usando la Magicite. Quest'ultima si carica molto lentamente col trascorrere del tempo, oppure mediante denaro reale. Ad esempio, per acquistare una carta abilità di rarità 4 dovremo spendere 2500 di Magicite. Con questo ho concluso, alla prossima!